Benvenuti a This is My Architecture, sono Francesco Marelli di AWS e con me oggi c'è Paolo Ferretti di MailUp Group. Ciao Francesco. Benvenuto Paolo, grazie. Ci vuoi raccontare di MailUp Group? Certo, MailUp Group si occupa di marketing technology ed è una realtà italiana presente in tutto il mondo. Abbiamo sedi negli Stati Uniti, in Spagna, in Olanda e in Danimarca. Perfetto. Ci vuoi raccontare che tipo di funzionalità avete implementato con la vostra applicazione che ci presenti oggi? Certo, l'applicazione che vi presento oggi si chiama Messaging API e si occupa di permettere ai nostri clienti di pianificare e inviare campagne marketing verso applicazioni di messaggistica istantanea. Ok, quindi possiamo anche parlare di clienti. Esattamente, perché i destinatari sono i clienti di clienti. Perfetto. Ci vuoi descrivere un po' il flusso applicativo? Certo. Gli attori principali di questa architettura sono i nostri clienti di MailUp che accedono alla nostra applicazione, che è una single page application servita direttamente da un bucket S3 e accessibile attraverso CloudFront. Mentre gli utenti dei nostri utenti accedono sempre a CloudFront per arrivare ai nostri bucket S3 che contengono le risorse che poi vengono visualizzate nelle campagne marketing. Ottimo. Questa single page application effettua delle chiamate API a dei servizi attraverso un application load balancer. Questi servizi sono serviti su un cluster ECS. E che tipo di funzionalità avete implementato sul cluster ECS? Sul cluster ECS abbiamo diversi microservizi. C'è un primo livello di microservizi che espone delle API. Questi servizi si occupano in primo luogo di effettuare l'autenticazione degli utenti. Abbiamo un sistema di autenticazione OAuth 2. Poi abbiamo un servizio che gestisce i bot, quindi che effettua la messaggistica vera e propria verso il client finale. Poi abbiamo un servizio di URL shortening che permette a tutti i link che girano sulla nostra piattaforma di essere accorciati e poi di avere delle statistiche di utilizzo sugli eventi generati da questi link. Certo. Successivamente, come ultimo ma non meno importante, abbiamo un servizio che gestisce i webhook, cioè gli eventi generati in tempo reale dalla piattaforma. Perfetto, quindi immagino che questi eventi verranno registrati da qualche parte. Esattamente, certo. Questi eventi vengono registrati, abbiamo scelto un Key Value Store, nel nostro caso è DynamoDB, che interagisce direttamente con i servizi presenti sul cluster ECS. Poi per altri tipi di dato utilizziamo un'istanza RDS, nel nostro caso abbiamo scelto come database MySQL, e poi utilizziamo Elasticache, e nel nostro caso abbiamo scelto una cache Redis. La cache Redis è una cache di tipo applicativo per evitare di sovraccaricare eccessivamente il database. Perfetto, benissimo. E come gestite l'alta affidabilità e la resilienza della vostra applicazione? L'alta affidabilità è gestita dal punto di vista del dato con un'istanza RDS multi-easy. Dal punto di vista invece del cluster abbiamo una configurazione che ci assicura di avere almeno un'istanza EC2 presente su ogni availability zone. Perfetto, quindi utilizzate al pieno la regione AWS che vi serve. Esattamente. Ottimo, perfetto. Quindi mi dicevi anche che nel cluster ECS avete implementato anche altre funzionalità oltre a quelle delle API. Esatto, nel cluster ECS abbiamo dei worker, quindi un secondo livello di microservizi che dialoga col primo livello che espone le API attraverso delle code SQS. Questi worker servono per la gestione degli eventi generati sulla piattaforma. Gli eventi possono essere eventi gestiti in tempo reale oppure eventi schedulati. Sugli eventi schedulati abbiamo particolarmente 3 microservizi che permettono ai nostri utenti di creare, schedulare e inviare delle campagne in differita verso le applicazioni di messaggistica. Ottimo, perfetto, un caso veramente interessante. E come pensate di evolvere questa applicazione? Come pensate di farla crescere nel futuro? Questa applicazione è stata lanciata da pochi mesi e stiamo pensando sicuramente di implementare il supporto per altre applicazioni di messaggistica istantanea oltre a quelle che abbiamo già disponibili. Bene, veramente perfetto. Ti ringrazio Paolo. Grazie a te. E grazie a voi per aver visto This is My Architecture.